Stile Pompei, è una piccola Pompei. Beh, noi ci troviamo in questo momento nell'area dove c'è uno scavo italico dei Tauriani. I Tauriani sono un popolo straordinario. Sono vissuti dal IV secolo fino al I secolo, quando poi arrivarono i Romani e assorbirono la loro cultura in qualche modo. Un'organizzazione avanzatissima, per esempio nei confronti delle donne. Pensate che poteva essere un medix, che è il termine italico di magistrato, di uno che governa un certo territorio, poteva essere indifferentemente un uomo o una donna. Quindi una donna poteva avere anche un ruolo pubblico nella società dei Tauriani italici. Ma non solo, ma abbiamo scoperto attraverso degli scritti di antichi greci e romani, dicevano: ma come fanno i Tauriani a permettere la presenza delle donne nei simposi, no? Mentre i greci e i romani, come sapete, le donne non erano accettate nei simposi, solo gli uomini. Parlando male di questo capiamo invece il contrario, che erano così avanzati da non fare la differenza tra il genere maschile e quello femminile. Quindi era possibile che nei simposi ci fossero delle donne. I Tauriani avevano un'arma, quella che era la diplomazia, e quindi entrano pacificamente, vivono per un certo periodo di tempo con i Romani, ma poi si sa, la civiltà più forte poi è un po' quello che sta accadendo a noi, no? Noi occidentali, noi stiamo diventando sempre più americani, no? I Tauriani, tra l'altro, pensate che abbiamo individuato un passaggio scritto da uno storico romano in cui parla del fatto che il Medix veniva individuato dal popolo. E questo è una cosa che ci fa pensare a una sorta di prima democrazia. Cioè un qualcuno che viene individuato dal popolo è come se fosse una specie di piccola democrazia che stava nascendo. E quindi non era un regno, ma era uno Stato che evidentemente aveva un'organizzazione avanzata e diventa un popolo evoluto. Lo sappiamo da tutto ciò che abbiamo trovato, dalle tombe, dove c'è una tomba per esempio di una donna trovata vicino Varapodio, che era un luogo tauriano, anche quello, in cui lì è stata trovata una tomba di una donna dove all'interno c'era vicino alla mano destra lo stiletto di una penna, una donna del IV secolo a.C. che sapeva leggere e scrivere. Ma anche il fatto che avesse un nome e un cognome scritto su un pezzo di terracotta, ma non c'era a quel tempo il nome e cognome. Pensate, già questo è importante, dà un'identità alla persona, oltre che questa donna per il corredo meraviglioso che aveva doveva essere anche autonoma economicamente. Molto più bello studiare la storia del proprio posto piuttosto che andare in giro a scoprire storie diverse. Meglio la nostra, ecco. Io ho comprato il libro, se vogliamoci bene, veramente, imparare a fare. Se noi faremo a fare saremo liberi tutta la vita, non dipenderemo da niente e da nessuno. Presente che stare sulle cose. Prenderemo attraverso questo libro tantissime notizie che a noi non sono state tramandate. Grazie.